Benvenuti al Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Adriana e oggi vi farò scoprire insieme i fusi orari e le stagioni. E sì, perché qui possiamo analizzare il rapporto tra Terra e cielo, il rapporto tra la Terra, il nostro pianeta, e l'universo, quello che c'è al di fuori di essa. In particolare, oggi vogliamo scoprire il rapporto tra Terra e Sole, la sua stella. Eh sì, perché il Sole è molto legato al nostro pianeta, basti pensare al fatto che la vita sulla Terra è dovuta al Sole. Però non è solo questo, perché se ci pensate, il Sole definisce continuamente la nostra vita. Pensate solo all'alternarsi del giorno e della notte, al passare delle ore, all'alternarsi delle stagioni. Tutto questo lo scopriremo oggi insieme e scopriremo anche delle cose inaspettate. Per esempio, vedremo che ci sono dei posti sulla Terra dove non sorge mai il Sole e posti invece al contrario dove il Sole è sempre alto nel cielo e non c'è mai una situazione di buio. Esistono poi dei posti in cui non ci sono ombre. Tutto questo lo potremo scoprire grazie al nostro giardino astronomico, l'Astro Garden, che è proprio il luogo dove vi sto portando in questo momento. Questo è il nostro giardino. Qui abbiamo diversi strumenti astronomici. Ci sono in particolare i telescopi che i ricercatori e i professori utilizzano durante l'anno per scoprire le meraviglie dell'universo. Magari qualcuno di voi ha potuto anche osservare in uno di questi telescopi durante gli eventi serali che il nostro dipartimento organizza. Per esempio, potreste essere venuti a Occhi sulla Luna a gennaio o alla Notte dei ricercatori. Ecco, oggi non voglio parlarvi di quello che potremmo osservare tramite un telescopio, ma invece voglio parlarvi dello strumento che domina il nostro giardino. Eccolo, è quello, il mappamondo orientato che ci permetterà di scoprire fusi orari e stagioni. Il mappamondo che si trova al centro del nostro giardino è orientato proprio come la Terra è orientata nell'universo e il suo asse di rotazione è parallelo all'asse di rotazione terrestre. Questa sua disposizione lo rende in grado di simulare lo stato di illuminazione del nostro pianeta. Questo vuol dire che se noi potessimo prendere adesso un razzo, partire e guardare la Terra dall'esterno, la vedremo illuminata dal Sole esattamente come vedete adesso illuminato questo mappamondo. È questo che lo rende in grado di farci capire che cosa sono i fusi orari e le stagioni. In effetti, se io provo ad utilizzare un ognomone, cioè uno stuzzicadenti, e provo a metterlo proprio sulla città di Roma, dove mi trovo adesso in questo momento, beh, vedete che l'ognomone simula un po' la me che si trova in piedi a Roma. La forza di questo strumento è che questo fatto vale anche se noi ci spostiamo dalla città in cui ci troviamo. Per esempio, se noi viaggiamo per centinaia e centinaia di chilometri e ci fermiamo nell'Oceano Atlantico. Ebbene, l'ognomone adesso, in questo momento, sta proprio simulando una persona che si trova all'impiedi su una zattera nel mezzo dell'Oceano Atlantico. Che cosa rende questo mappamondo orientato? Beh, sono due elementi principali, la direzione del nord e la città in cui noi ci troviamo. Per capire dove si trova il nord potete utilizzare per esempio una bussola, ad esempio quella che potete trovare nel vostro smartphone. Io qui so che il nord si trova da quel lato e il sud si trova da quest'altro lato. Come faccio a saperlo? Lo so perché qui c'è una bussola che rimane fissa. Infatti guardate la base del nostro mappamondo qui. Qui abbiamo una linea e questa parte della linea indica il nord, l'altra parte indica il sud. La linea che congiunge il nord al sud si chiama anche meridiano che passa per questo luogo. Quindi in pratica qui ho una bussola che mi dice sempre quali sono i punti cardinali in questa posizione. Come vedete, il mappamondo giace proprio lungo il meridiano che passa per questo luogo. La seconda cosa che notiamo di questo mappamondo è che la città in cui noi ci troviamo adesso, cioè la città di Roma, non è disposta in maniera casuale lungo tutta la superficie di questo mappamondo, ma si trova in una posizione ben precisa, nel punto più alto del mappamondo. Sono proprio questi i due elementi, la città dove ci troviamo nel punto più alto e la direzione del nord, gli elementi che ci permetteranno di orientare un mappamondo. Questo è quello che possiamo dire riguardo il mappamondo al centro del giardino. Vediamo ora come si fa ad orientare un mappamondo di quelli che possiamo trovare ad esempio nella nostra classe o nella nostra scuola. Un mappamondo cioè simile a questo, che è quello che possiamo trovare nei negozi. Come vedete, questo mappamondo in genere ha una struttura che lo sorregge e che fissa il suo asse di rotazione a 23 gradi rispetto alla verticale. Ora noi ovviamente per orientare il mappamondo dobbiamo essere liberi di muoverlo, quindi dobbiamo staccare questo supporto. Noi l'abbiamo già fatto, si può fare abbastanza facilmente e abbiamo ottenuto un mappamondo di questo tipo.
quindi è un mappamondo che non ha una base e che è completamente libero di muoversi. Per aiutarci nell'attività possiamo utilizzare un supporto che ci aiuta a fissare il mappamondo e a tenerlo quindi stabile anche se noi non lo teniamo, non lo tocchiamo. Allora, come abbiamo visto, per orientare il mappamondo servono due elementi. Il primo elemento è quello di trovare il nord, il secondo invece è di trovare dove ci troviamo sul mappamondo che stiamo usando. Allora, cerchiamo prima di tutto il nord. Per farlo possiamo utilizzare per esempio una bussola e sistemarla in modo da capire qual è la direzione che stiamo guardando. Noi nel giardino siamo facilitati perché, come abbiamo visto, abbiamo una bussola permanente che è quella della base del mappamondo. Un altro modo che potete utilizzare è quello di prendere il vostro smartphone e vedere se ha una bussola integrata. Allora, in questo caso la direzione del nord è più o meno questa, quindi possiamo orientarlo, verifichiamo con la bussola e ci rendiamo conto che più o meno il nord si trova in questo modo. Quindi l'asse di rotazione si dispone proprio nell'asse nord-sud che abbiamo visto chiamare anche meridiano. La seconda cosa che dobbiamo fare è trovare la città dove ci troviamo sul mappamondo. Noi siamo a Roma, Roma si trova più o meno qui, quindi dobbiamo sistemare Roma nel punto più alto. Mi raccomando, state attenti che nel passaggio l'asse di rotazione rimanga comunque parallelo alla direzione nord-sud. Possiamo inserire un ognomone su Roma in modo da capire bene dove ci troviamo e capirete che Roma è nel punto più alto quando vedrete proprio l'ognomone in perfetta verticale. Ricordatevi infatti che l'ognomone deve simulare il fatto che io sono in piedi in questo momento, quindi deve essere esattamente verticale come me. Allora, perché ci interessa tanto capire che l'ognomone sia in verticale? Perché vedete che la sua ombra deve essere il più possibile simile alla mia. E l'ombra è fondamentale per scoprire che cosa sono i fusi orari e le stagioni, perché ci permette di capire qual è la posizione del Sole nel cielo anche senza guardarlo. In questo caso, infatti, l'ombra del mio gnomone sta puntando verso nord. In realtà non è proprio esattamente il nord, lo potete vedere dalla differenza con l'asse di rotazione, ma è un pochino verso nord-ovest. Questo indica che il Sole si trova a sud, ma un pochino spostato verso l'est, il che vuol dire che è mattina e che ci stiamo avvicinando al mezzogiorno, perché stiamo quasi arrivando al sud, che è la posizione in cui il Sole si trova proprio a mezzogiorno. L'altra cosa che ci indica l'ombra è anche l'altezza del Sole, perché più è alto il Sole sopra l'orizzonte, più l'ombra sarà piccola, più è basso il Sole, più l'ombra sarà lunga. Quindi, guardando solo l'ombra, noi possiamo capire esattamente dove si trova il Sole in cielo, senza necessariamente guardarlo. E questa sarà la chiave per capire come funziona un mappamondo orientato. Perché se è vero che qui a Roma noi possiamo guardare il Sole per sapere dov'è, quando invece ci troviamo in un altro posto della Terra non possiamo immaginarlo. Dobbiamo per forza utilizzare appunto uno strumento di questo tipo. Proviamo infatti ad andare verso est, spostandoci lungo il parallelo, quindi mantenendo il più possibile costante la latitudine. Spostiamoci prima verso la Turchia, poi raggiungiamo ad esempio l'Azerbaigian e poi andiamo ancora avanti fino quasi a toccare la Cina. Come vedete, l'ombra si sta spostando e in particolare da una situazione in cui l'ombra è quella che abbiamo visto prima, cioè punta verso nord-ovest, man mano l'ombra inizia a spostarsi verso est. Il fatto che l'ombra si sposti ad est indica che il Sole si sposta in corrispondenza ad ovest, ma se si sposta ad ovest vuol dire che il Sole sta tramontando. Allora noi spostandoci verso est, che cosa stiamo osservando? Stiamo osservando il passare delle ore. Qui siamo ancora a prima mattina. Man mano che ci spostiamo verso est, arriva il primo pomeriggio, poi il pomeriggio inoltrato, ad un certo punto il Sole tramonterà. E come facciamo a vederlo? Beh, guardate che c'è una striscia di ombra che caratterizza questo mappamondo. Questa è proprio la striscia che in questo momento sta caratterizzando il nostro pianeta, quindi tutti i posti che sono al buio sono effettivamente al buio, è notte. Di che notte si tratta? Si tratta della notte tra oggi e domani, perché il sole è già tramontato e si sta avviando, quindi nella fase notturna. Proviamo invece a spostarci dall'altro lato, verso ovest. Allora, spostandoci verso ovest, per esempio possiamo andare in Spagna, poi tocchiamo delle isole dell'Atlantico e poi ci spostiamo ancora quasi a lambire gli Stati Uniti.
Come vedete in questo caso l'ombra si sposta nella direzione opposta rispetto a prima, perché mentre prima andava verso est, adesso si muoverà verso ovest. Ma se si muove verso ovest, vuol dire che il Sole in corrispondenza si muove ad est, il che vuol dire che è sempre più vicino alla situazione di alba, ovvero qui dove l'ombra è sempre più verso ovest, il Sole si troverà sempre più ad est, è appena sorto. Man mano che ci spostiamo, il Sole quindi sarà sempre più alto lungo l'orizzonte. Allora vuol dire che se noi guardiamo l'ombra che adesso troviamo in questa porzione del mappamondo, beh, quest'ombra corrisponde alla notte tra ieri e oggi. Quindi è una situazione in cui l'America ancora deve svegliarsi. Il che vuol dire che noi se ci spostiamo lungo il parallelo, nel nostro mappamondo orientato, possiamo riconoscere i fusi orari, cioè il passare delle ore durante la giornata. Che cosa succede invece se ci spostiamo lungo lo stesso meridiano? Per quanto abbiamo detto prima, noi abbiamo la stessa ora e lo stesso giorno lungo lo stesso meridiano. Quindi uno potrebbe aspettarsi che l'ombra sia sempre la stessa. Allora proviamo a guardare, mettiamolo per esempio qui, un altro lo mettiamo un po' più giù e magari andiamo ancora più giù nell'emisfero australe. Allora, come vedete, a parità di meridiano, l'ombra sta cambiando e sta cambiando anche tanto. Cambia in particolare sia in direzione che in lunghezza. Qui infatti l'ombra è diretta verso nord. Man mano che invece andiamo verso l'emisfero australe, l'ombra inizia ad essere diretta verso sud. Questo che cosa vuol dire? Che quando l'ombra si trova a nord, il Sole si trova a sud. Quindi qui il Sole si troverà a sud, dall'altra parte invece il Sole si troverà a nord. Questo che cosa vuol dire? Che in tutto l'emisfero australe il Sole si trova sempre a nord, nell'emisfero boreale invece si trova sempre a sud. L'altra cosa che possiamo notare è la lunghezza dell'ombra che sta cambiando. Mettiamo i nostri gnomoni in modo tale da avere la stessa latitudine però opposta. Guardate che a parità di latitudine l'ombra delle due località è molto diversa. Questa è molto più lunga, questa è molto più corta. Perché abbiamo una così grande differenza? Beh, perché anche se ci troviamo nella stessa ora, nello stesso giorno, c'è una cosa che sta cambiando dall'emisfero boreale all'emisfero australe ed è la stagione. Noi nell'emisfero boreale ci troviamo in autunno e ci stiamo addentrando verso l'inverno. Nell'emisfero australe, invece, si trovano in primavera e si stanno addentrando verso l'estate. Che cosa vuol dire primavera, estate o autunno-inverno? Vuol dire che il Sole fa un cammino diverso nel cielo. In particolare in autunno e in inverno il cammino che il Sole percorre nel cielo è molto più breve, quindi raggiungerà delle altezze più basse e tramonterà subito. Questo vuol dire che l'ombra che noi vedremo proiettata sarà molto più lunga sul nostro mappamondo e a terra. Quando invece ci spostiamo nell'altro emisfero ed è primavera o estate, il Sole farà un giro nel cielo molto più ampio, un arco molto più ampio descriverà, quindi raggiungerà altezze molto più alte e quindi l'ombra in corrispondenza sarà più corta. Quindi questo vuol dire che a parità di orario e di giorno stiamo guardando, grazie al mappamondo orientato, anche le stagioni. Un'altra cosa che possiamo guardare col nostro mappamondo orientato è il comportamento della luce e dell'ombra ai poli. Guardiamo ad esempio il polo sud. Come vedete in questo caso il polo sud è completamente illuminato. Allora se io provo a ruotare il mio mappamondo simulando così il passare delle ore, noto che il polo sud continua a rimanere illuminato, cosa che invece non succede in altre regioni della Terra, che passano da una situazione di luce all'ombra oppure dall'ombra alla luce. Questa è una situazione che realmente succede, perché al polo sud geografico, in questo periodo, il Sole non tramonta mai, è sempre alto sull'orizzonte. Cosa opposta invece succede dall'altra parte, al polo nord. Infatti proviamo a seguire la linea d'ombra che sta disegnando il nostro Sole sul mappamondo. Se seguiamo la linea d'ombra e giungiamo di nuovo al polo nord, ci rendiamo conto che questa volta il polo nord è completamente al buio e non al sole come succedeva per il polo sud. E continua a rimanere in ombra anche se io provo a muovere il mappamondo ruotandolo e simulando così il passare delle ore. Questo vuol dire che, a differenza di quello che succedeva nel polo sud geografico, nel polo nord geografico non c'è mai luce, quindi il sole non sorge mai e non lo farà per 6 mesi. Quando è che ci sarà il passaggio? 6 mesi dopo, quando la stagione si alternerà.
Cosa succede nei paesi prossimi al polo nord geografico? Beh, se al polo nord geografico c'è completamente buio per 6 mesi, nelle regioni adiacenti avremo una situazione in cui ci sarà poca luce. Per esempio, guardate le regioni che hanno una posizione molto vicina al polo nord, vedete che lo spicchio di luce che compete a queste regioni è molto piccolo. Questo vuol dire che qui la giornata dura molto poco, che quindi il sole sorge e tramonta dopo poche ore. Man mano invece che ci avviamo verso l'orizzonte, la giornata diventa sempre più lunga. Questo è proprio quello che noi osserviamo nei paesi dei poli, per esempio in Norvegia, o in Finlandia. Altra cosa che possiamo notare di interessante sul mappamondo orientato è quello che noi chiamiamo il mezzogiorno astronomico. Allora, proviamo di nuovo ad orientare il mappamondo secondo Roma, sistemiamo di nuovo l'ognomone sulla nostra città e proviamo a guardare dov'è il mezzogiorno. Il mezzogiorno astronomico viene definito come quel momento in cui il Sole si trova esattamente a sud. Quando si trova a sud, dato proprio il percorso che il Sole fa nel cielo, lui raggiunge il punto più alto. Allora, dove si trova questo mezzogiorno? Proviamo a farlo a latitudini ancora più basse. Come vedete, più o meno il mezzogiorno si troverà in questa direzione, cioè quando l'ombra si troverà esattamente a nord e in corrispondenza il sole sarà esattamente a sud. Ora, spesso si dice che a mezzogiorno il sole non proietta ombre. In realtà questo non è vero, o almeno non è vero in tutti i paesi del mondo. Quando è che il sole non proietta ombre? Quando si trova allo zenith, cioè al punto più alto del cielo, quello proprio sopra le nostre teste. Ma se non proietta ombre, noi dovremmo poter vedere sul nostro mappamondo. Cerchiamo allora il posto che non proietta ombre. Spostiamoci verso il basso. Come vedete, muovendoci verso il basso, l'ombra si rimpicciolisce, questo l'avevamo già notato. Allora possiamo muoverci lungo il globo, spostandoci sia lungo il meridiano che lungo il parallelo, finché arriveremo più o meno a una situazione in cui non ci sarà più ombra. Più o meno la posizione, nel mio caso, è questa. Allora, qui adesso è mezzogiorno e il sole si trova allo zenith, cioè nel punto più alto del cielo, quindi nulla proietta ombra. Questa posizione in cui il sole si trova allo zenith cambia nel corso dell'anno. Adesso che siamo vicini al solstizio d'inverno, è vicino a quello che viene chiamato il tropico del Capricorno. Man mano che ci sposteremo verso l'equinozio di primavera, questa posizione in cui il Sole è allo zenit a mezzogiorno salirà verso l'equatore. Quando ci muoveremo ancora verso il solstizio d'estate, salirà di nuovo fino ad arrivare al tropico del Cancro e poi, quando arriveremo all'equinozio d'autunno, riscenderà di nuovo verso l'equatore. Questo vuol dire che le uniche zone in cui il Sole si può trovare allo zenit sono quelle comprese tra il tropico del Cancro ed il tropico del Capricorno, le zone centrali. In particolare all'equatore vi si troverà 2 volte in corrispondenza degli equinozi e invece in corrispondenza del tropico del Cancro e del Capricorno una sola volta in corrispondenza dei solstizi. Tutte le zone che si trovano sopra il tropico del Cancro e sotto il tropico del Capricorno invece non sperimenteranno mai il Sole allo zenit. Quindi per esempio in Italia il Sole non potrà mai essere allo zenit, sarà sempre più basso. Allora potete provare a cercare voi il mezzogiorno astronomico sul vostro mappamondo orientato. Se riuscite a trovare il mezzogiorno e quindi riuscite a trovare proprio quella posizione in cui non si proiettano ombre, scattate una fotografia e condividetela con noi attraverso i social del nostro dipartimento. Trovate tutti i link e le informazioni in descrizione o in chat. Potete anche inviarmi le vostre domande o se preferite potete scriverle direttamente qui nei commenti. Nel frattempo vi ripeto come si fa ad orientare un mappamondo in una posizione diversa rispetto per esempio a quella della città di Roma dove ci troviamo noi adesso. La prima cosa da fare è avere un mappamondo che sia libero dal suo supporto, in modo che possiamo rotarlo come vogliamo. La seconda cosa è quella di trovare la direzione nord-sud. Noi sappiamo che il nord si trova di qua, il sud si trova dall'altra parte e quindi sistemeremo il mappamondo in modo da rispecchiare il meridiano che passa per questo luogo. L'altra cosa da fare sarà cercare la città dove ci troviamo in questo momento. Per esempio, se vi trovate a New York, dovete sistemare New York nel punto più alto della Terra e quindi il vostro mappamondo risulterà orientato in questo modo.
Se invece vi trovate a Sydney, ad esempio, dovete girare il mappamondo in modo che la città di Sydney sia nel punto più alto e quindi il vostro mappamondo potrebbe essere orientato in questo modo. Una volta orientato il mappamondo potrete capire tutti i fusi orari e le stagioni così come li abbiamo visti anche oggi. Intanto vi ringrazio di avermi ascoltato e ci sentiamo tra poco per le domande in chat. Se poi siete una scuola o un docente e volete avere un'attività dedicata a voi, scriveteci. Possiamo organizzare sicuramente degli eventi dedicati a voi. Grazie.